Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio 2024. Amici dei gemelli, abbiamo la carta della morte. Devo dire che si avvicina un periodo di trasformazione, un periodo dove probabilmente si lasceranno indietro certe dinamiche di comportamento, potrebbero essere dei pensieri, quelli che si lasciano indietro, o anche addirittura certe situazioni o relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2024 e il link alle tarot pratiche. Le tarot pratiche sono come dei pomeriggi, sono 2 ore in realtà, di esercizi per imparare a leggere i tarocchi, per imparare diciamo come affrontare al meglio una lettura. Vi ricordo anche che fino alla fine di febbraio c'è in promozione la lettura karmica. Se volete avere più informazioni scrivetemi una mail. Bene, ragazzi, queste sono letture generali, riguardano gli affetti in generale, quindi possono risuonare come famiglia, come una situazione di amicizia o come una situazione di coppia. Io cercherò di dirvi l'andamento generale dell'energia e farò man mano degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura con la vostra realtà. Allora, partiamo con un 6 di bastoni, un cavaliere di pentacoli, un 10 di spade, la carta della giustizia, un 2 di coppe, un 2 di spade, vediamo l'ultima carta, le ultime carte, perché qui abbiamo la torre, un 9 di bastoni, un 3 di spade e la forza. Oh wow! Che interessanti. Allora, partiamo da questo 6 di bastoni e dal cavaliere di pentacoli. Devo dire che qui è come se ci fosse stato un riconoscimento, per qualcuno potrebbe essere un'ufficializzazione, una presa di consapevolezza, magari a qualcuno hanno presentato gli amici, oppure c'è stato come diciamo, può anche essere una conquista, un risultato all'interno della famiglia, eh. Normalmente il 6 di bastoni fa riferimento a qualcuno che ha completato un percorso, a me viene in mente il percorso di laurea in questo caso, o come se ci fosse stato un dottorato, come se ci fosse stato, sì, l'ottenimento di qualche risultato, per dirla un po' più in generale. Abbiamo poi anche questo cavaliere di pentacoli. Allora, può rappresentare una persona o può rappresentare la vostra attitudine. Devo dire che vedendo qua tutti e due che ci sono, come l'idea che potrebbe essere una persona. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo dal 6 di bastoni, vediamo, abbiamo eremita e regina di coppe. Probabilmente qualcuno è riuscito a prendersi, diciamo, questa vittoria, può essere, può far riferimento a un momento che vi siete presi per riflettere, a un momento che, sì, appunto, vi siete presi per riflettere, per stare con voi stessi, per cercare di capire, o come l'idea che vogliate rallentare un po' il passo in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere il cavaliere, perché anche il cavaliere
è una di quelle carte che indica una certa lentezza nel movimento, nello svolgersi, diciamo, dell'energia. Ecco, qui abbiamo... uh, ragazzi, qui secondo me è una persona nuova, eh? Vi dico, le letture dei singoli sono già online, le potete integrare con questa lettura, però o è una persona nuova o è un'avventura nuova. Può anche essere una persona con la quale magari collaborate, quindi qualcuno intorno al mondo del lavoro. Devo vedere il 10. Mm. Abbiamo un 10 di coppe per il 10 di spade e un 4 di spade. Allora, vi dirò che per qualcuno questa morte può essere già avvenuta e qui si tratta di ricominciare con un nuovo equilibrio. Per qualcun altro è come se ci fosse stato da un lato un momento di... Sì, io ho la sensazione che qualcuno abbia raggiunto un risultato e che da lì si riparta con una nuova armonia, mi verrebbe da dire, con un nuovo entusiasmo, con nuove idee, con una nuova genuinità. C'è un asso di pentacoli e un matto, è proprio qualcosa che nasce. Ed è anche qualcosa di concreto, perché comunque è un asso di pentacoli e il cavaliere è di pentacoli. Ripeto, l'energia è molto lenta col cavaliere di pentacoli. Mm, è come se vi dicessero di essere prudenti con questa nuova conoscenza o con questa nuova situazione. Andiamo a vedere la giustizia. Gli amanti al contrario. 5 di coppe e 7 di spade. Ragazzi, qui è proprio un invito a fare le cose in modo giusto, in modo equo, in modo equilibrato. Per qualcuno c'è una questione burocratica in mezzo, perché comunque c'è questa giustizia, c'è qualche cosa che va messo in regola, qualche cosa che va equilibrato, e questo ve lo dico perché anche la carta degli amanti è al contrario, come se o qualcuno peccasse di poco amor proprio, qui abbiamo comunque una carta del 5 di coppe, mi parla di qualcuno che è un po' in una fase di delusione, di perdita, di tristezza, e poi però c'è anche un 7 di spade, come se questa fase, perché anche qui avete un 4 di spade che parla di guarigione e il 10 di spade è una ferita, diciamo, che vorreste chiudere. Però qui ho come la sensazione che facciate un po' fatica per il tipo di attitudine mentale che voi avete, o inerente una certa situazione o inerente l'altro. Ed è quello che mi dice questo 4 di spade, è come se avessi bisogno di guarire qualche cosa, di prendervi un tempo. Qui avete la carta dell'eremita, ok? Sì, sento che molte persone hanno bisogno di distanziarsi e in questo prendere distanza potrebbero conoscere un'altra persona o avventurarsi in qualche nuova questione. Può anche essere un lavoro nuovo per qualcuno. Il fatto che magari appunto si, ci si espanda, mi viene da dire, questa avventura, questa nuova conoscenza potrebbe essere nel posto di lavoro. Andiamo a vedere il 2 di coppe, ragazzi, perché il 2 di coppe è una carta molto bella, perché parla di... guardate, di nuovo uscito il 2 di coppe. Allora, abbiamo un cavaliere di spade, un fante di coppe, l'imperatrice, un asso di spade e un 2 di coppe. La la. Allora, io devo dire che qui è come se l'entusiasmo per questa nuova persona ci fosse, o se una persona del passato ritorna, però guardate, avete tutte queste carte al contrario, come se foste voi un pochettino mi verrebbe da dire tirare indietro, perché? Perché non vi fidate, perché non vedete bene, perché avete dei dubbi vostri interni, perché non avete la chiarezza mentale, perché state ancora metabolizzando la sofferenza passata, perché non volete più scendere a compromessi.
perché un'altra cosa è del fatto che fate fatica, diciamo, a fidarvi anche un po' dell'altro, è perché in realtà siete voi stessi che avete qualche, diciamo, difficoltà ad esprimere le vostre barriere, i vostri no, quindi avete paura che magari cioè, frequentando questa persona per paura di non riuscire a dire no, iniziate a limitarvi, iniziate a implodere, mi verrebbe da dire. Ma sono solo paure vostre, eh? Allora, andiamo a vedere questo 2 di spade. Abbiamo un 6 di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia, ragazzi, infatti, e un 5 di spade. Credo che qui dobbiate semplicemente rivedere le vostre idee per quello che riguarda l'equilibrio di coppia, piuttosto che l'equilibrio in questa relazione. Cioè, quando si crea una relazione, si modificano le regole di questa relazione man mano che si cresce, perché mano a mano che si cresce ognuna delle parti coinvolte in questa relazione cambia, magari in modo diverso, e quindi le regole si cambiano man mano. Non perché una cosa è sempre andata in un certo modo vuol dire che bisogna sempre farla andare così, insomma, le regole si possono cambiare. Però prima di tutto è importante togliervi un po' la benda da davanti agli occhi, mi verrebbe da dire. Infatti poi qui arriva la torre. La torre è sempre una caduta dell'ego, una caduta di qualche certezza, è come se ci fosse da interrompere con qualche tipo di attitudine mentale, qualche tipo di sofferenza, qualche tipo di... Sento molto ego, se ve la devo dire tutta, infatti anche la torre è la carta che ci parla della caduta dell'ego. Va bene mettersi delle barriere, mettere dei limiti, insomma, ehm, sì, però ho un po' la sensazione con queste carte che vi dicano che è ora di guarire il cuore, perché qui c'è tanto orgoglio, sento come tanto orgoglio. Il fatto di aver ragione, il fatto di essere riconosciuti, il fatto che gli altri ci dicano, ci validino, come si dice? Sì, ci rendano valide le nostre ragioni, insomma. Quello principalmente è una cosa di mentale, ok? Come se avessimo bisogno di un riconoscimento esterno perché il nostro da solo non è abbastanza. Perché? Perché c'è uno scarso amor proprio, perché non ci si dà abbastanza valore, perché ci si sta raccontando, diciamo, delle bugie per quello che è la sensazione di sofferenza e di impotenza che magari avete vissuto fino a questo momento. Andiamo a vedere la torre. Ecco, giustamente, un'altra volta la torre. Sì, bisogna interrompere con qualche schema di comportamento, con qualche attitudine, con le lamentele, con... Guardate, di nuovo morte. Sì, sì, rompete con le barriere mentali, rompete col giudizio, rompete con lo scarso amor proprio. Non avete bisogno che ci sia qualcun altro a dirvi sì, hai ragione, hai motivi validi per fare questa cosa. Perché già solo il fatto che voi non stiate bene e vi facciate delle domande è già un motivo valido. Il punto è che bisogna darsi l'importanza giusta. Cioè, basta che voi siete le persone a cui deve andare bene o meno una cosa. Se già a voi non va bene, boh, non avete bisogno che nessun altro vi dica c'hai ragione. Sento come una sorta di staticità anche, come una paura, sì, a muoversi, a fare un passo, ad andare avanti, ma giustamente dovete prima ricalibrare la vostra idea di relazione con questa persona, capire dove potete limare il tiro, dove invece avete bisogno di espandervi e dopodiché comunicare in modo chiaro quello che volete fondamentalmente. Vi dico. Qui ho come la sensazione che ci sia da fare prima un restyling per quello che riguarda il vostro ego. Le barriere, quello che vi fa soffrire, quello che vi dà coraggio, Il- quello che diciamo sentite in vostro potere. Fate una sorta di analisi, magari vi aiuta. Allora, andiamo a vedere il lato d'ombra di questo periodo. Queste sono carte che ho scritto io. Ok. Ostilità. Mm. Chiedetevi da dove arriva questa ostilità, perché siete ostili e la sento qui, eh? Qui c'è, ragazzi, il fatto che
Da un lato volete compromettervi, però dall'altro no, non dite niente, non siete chiari nella comunicazione, tendete magari a non rispondere ai messaggi, a rispondere dopo, tendete a non esporvi, è come se ci fosse una sorta di reticenza, appunto, come vi dicevo. Andiamo a vedere una fatina. Però è interessante perché qui si parte da un 6 di bastoni, quindi è come se aveste una piccola vittoria, una piccola riconoscenza. Fatemi sapere che cosa fa riferimento questo 6 di bastoni. Allora, la nostra fatina dice unità. È come se ci fosse ostilità a sentirsi tutt'uno con gli altri. Quando c'è giudizio, molte volte si fanno i confronti tra il sono meglio io o è meglio l'altro o l'altra. Il ceto sociale, molte persone si fanno problemi per il ceto sociale, soprattutto quando magari si fanno 2 lavori completamente diversi, quindi si frequentano, persone e ambienti diversi. Può, questa sorta di differenza creare ostilità. Però alla fine quando vi sentite un tutt'uno con la persona è l'anima, secondo me, che sta bene. Quindi poi lì la questione materiale c'entra e non c'entra. Va bene, fatemi sapere come vi risuona, fatemi sapere anche se la lettura vi è stata utile. Potete comunque scrivere un commento, mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!